Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Sono così felice di avervi qui oggi. Spero stiate tutti benissimo. Se siete nuovi da queste parti, un caloroso benvenuto. Sono qui per parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che so appassiona anche molti di voi, il mondo affascinante delle soap opera turche. Oggi, in particolare, ci immergeremo ancora più a fondo in un vero e proprio colosso. Un dramma che ha conquistato il cuore di milioni di persone, Kara Sevda, conosciuta in Italia come Endless Love. E non solo. Andremo a svelare ancora più dettagli, retroscena, commenti e dettagli che riguardano i suoi protagonisti, in particolare, il binomio che ha fatto sognare, Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Il titolo del nostro video di oggi, come sapete, è Neslihan disperata, la leggenda di Burak impedisce l'amore, la reazione inaspettata. Lo so, il titolo è un po' accattivante, ma prometto che vi porterò ancora più a fondo dietro le quinte, svelando cosa è successo davvero, con nuove informazioni e approfondimenti. Quindi, se siete curiosi di scoprire cosa ha causato la presunta disperazione di Neslihan, cosa c'entra Burak in tutto questo, e soprattutto, quale reazione inaspettata si è verificata, restate sintonizzati. Preparatevi a scoprire cose che forse non sapevate, o che avete solo intravisto in qualche commento sparso sul web, ma che oggi analizzeremo in modo più approfondito. E se vi piacciono questo genere di contenuti, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun video e di lasciare un bel like. Il vostro supporto è fondamentale. Allora, partiamo subito con il botto. Kara Sevda è stata una pietra miliare nel panorama delle serie TV turche. La storia d'amore tra Kemal e Nihan, interpretati rispettivamente da Burak Özçivit e Neslihan Atagul, ha catturato il pubblico di tutto il mondo. La chimica tra i due attori era palpabile, intensa, di quelle che si vedono raramente, una scintilla che ha reso la serie un successo senza precedenti. Ricordo ancora i commenti sul web, le fanfiction, le dichiarazioni d'amore virtuali, i forum dedicati. Insomma, un vero e proprio fenomeno. Un fenomeno che ha travalicato i confini nazionali, conquistando cuori in ogni angolo del globo. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, la realtà supera la finzione. E qui entriamo nel vivo della questione, scavando ancora più a fondo in quella che è stata la vera essenza di Kara Sevda e dei suoi protagonisti. All'inizio, tutto sembrava perfetto. Le interviste, i red carpet, i servizi fotografici. Neslihan e Burak apparivano affiatati, complici, uniti non solo sul set ma anche al di fuori, almeno così volevano far credere. Ma poi, come spesso accade, qualcosa è cambiato. Rumors, sussurri, voci di corridoio hanno iniziato a circolare, alimentando una narrazione diversa da quella idilliaca che veniva mostrata al pubblico. Si diceva che tra i due non scorresse buon sangue, che l'atmosfera sul set fosse, a volte, tesa, difficile. La ragione? Beh, qui entriamo nel terreno scivoloso delle speculazioni, delle interpretazioni, delle mezze verità. Ma cercherò di darvi un quadro il più completo possibile, basato su informazioni e testimonianze più o meno verificabili, incrociando i dati e le fonti a mia disposizione per offrirvi una visione il più possibile accurata. Una delle voci più insistenti riguardava il temperamento di Burak. Alcune persone, tra cui membri dello staff e altri attori che hanno lavorato sul set, hanno descritto Burak come un uomo molto professionale, dedito al lavoro e molto geloso della propria privacy e del suo successo, un atteggiamento che, in un certo senso, è comprensibile data la sua popolarità e l'attenzione mediatica che lo circondava. Tuttavia, questo, unito alla sua popolarità, alla pressione del ruolo di protagonista e alle dinamiche complesse che si creano sul set, avrebbe creato delle dinamiche non sempre facili da gestire. A volte, queste dinamiche si riflettevano nei rapporti con i colleghi, soprattutto con le colleghe, generando un'atmosfera che, a detta di alcuni, poteva essere definita come eccessivamente protettiva da parte di Burak. In sostanza, si vociferava che Burak non fosse esattamente entusiasta della grande intesa che Neslihan aveva con altri attori, come, ad esempio, Kanur Gankolu, che interpretava il ruolo di Emir, l'antagonista principale nella serie. L'intensità delle scene tra Nihan ed Emir, la loro chimica e l'affiatamento sul set avrebbero, secondo i rumors, generato una certa gelosia da parte di Burak. A questo punto, vi chiederete, cosa c'entra la presunta disperazione di Neslihan? Beh,
La situazione si è fatta più complessa quando si è cominciato a parlare di una presunta rivalità tra Neslihan e Fari Evcen, all'epoca fidanzata di Burak e ora sua moglie. I pettegolezzi parlavano di gelosie, di litigi, di un'atmosfera tesa sul set Farie. Essendo a sua volta un'attrice, era consapevole delle amiche del set, ma l'intensità del ruolo di Nihan e la chimica tra Neslihan e Burak avrebbero, secondo le voci, generato una certa tensione. E questo, ovviamente, ha influito sul morale di Neslihan. Le riprese di Kara Sevda erano lunghe e faticose, richiedevano un impegno costante e, a volte, un ambiente di lavoro non sereno non ha certamente aiutato. Ecco perché, a un certo punto, si è parlato di Neslihan disperata, di un calo di energia e di un certo malessere, non solo a causa del ruolo, ma anche a causa delle dinamiche esterne al set. Ma la situazione non era solo questo. Il personaggio di Nihan, che Neslihan interpretava magistralmente, era molto complesso, tormentato, con drammi emotivi importanti. Nihan era una donna divisa tra l'amore per Kemal e il senso del dovere verso la sua famiglia, una donna che doveva affrontare scelte difficili e situazioni estreme. Immergersi in quel ruolo per mesi, interpretare la sofferenza, la passione, la perdita, l'amore incondizionato, inevitabilmente ha un impatto psicologico sull'attore. L'intensità delle emozioni di Nihan, la sua fragilità e la sua forza, dovevano essere interiorizzate e portate sullo schermo. E questo ha sicuramente contribuito alla stanchezza e al malessere di Neslihan. Immaginatevi a vivere le emozioni di Nihan, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, a dover esprimere la sofferenza, la gioia, la rabbia, la disperazione. Non deve essere stato facile, e l'impegno emotivo richiesto è stato sicuramente notevole. Ora, parliamo della leggenda che impedisce l'amore. Questa espressione, come sapete, è un po' romanzata, ma fa riferimento alle difficoltà incontrate dai due attori per costruire un rapporto reale, intimo, al di là della finzione. Il successo di Kara Sevda è stato enorme, globale, e questo ha posto i due attori sotto una pressione mediatica costante. Le aspettative dei fan, la curiosità morbosa dei media, la gelosia, presunta o reale, le dinamiche complesse del set, il fatto che Burak fosse già impegnato in una relazione. Tutto questo ha creato una sorta di barriera tra Neslihan e Burak. Anche se tra i due c'era una grande intesa professionale, una chimica evidente sullo schermo, la possibilità di far nascere qualcosa di più è stata, per così dire, soffocata da un insieme di fattori esterni. La leggenda, in questo caso, è quindi quella di un amore che non è potuto sbocciare, o che, comunque, è rimasto intrappolato nel mondo della finzione, a causa di una serie di circostanze che hanno impedito di trasformare la finzione in realtà. Ed ecco, finalmente, la reazione inaspettata. La reazione inaspettata è stata la professionalità di Neslihan. Nonostante le difficoltà, i rumors, il malessere, le pressioni esterne, Neslihan ha continuato a dare il massimo sul set. Ha interpretato Nihan con passione, con dedizione, con una professionalità impeccabile. Ha onorato il suo personaggio, i suoi fan e il suo lavoro. Ha dimostrato di essere una grande attrice, in grado di affrontare le sfide con compostezza e dignità. Questo è stato un aspetto molto ammirato dal pubblico e dai colleghi, una dimostrazione di resilienza e di forza che ha ulteriormente consolidato la sua immagine di professionista seria e talentuosa. Nonostante le voci, le tensioni e le difficoltà, Neslihan ha saputo mantenere un atteggiamento impeccabile, focalizzandosi sul lavoro e regalando al pubblico una performance indimenticabile. C'è da dire che anche Burak ha mantenuto un comportamento professionale, portando a termine il suo lavoro con impegno e dedizione. Tuttavia, la situazione era, a detta di molti, diversa. La sua gelosia, presunta, e la sua relazione con Fari Evcen rendevano più difficile un'ipotetica relazione tra i due attori. L'impegno di Burak nei confronti della sua fidanzata, e poi moglie, ha sicuramente influito sulle dinamiche del set, creando una barriera emotiva che ha impedito qualsiasi tipo di avvicinamento romantico tra lui e Neslihan. Entrambi, comunque, hanno portato a termine il lavoro in modo impeccabile, regalando al pubblico una delle storie d'amore più belle della televisione turca, dimostrando che la professionalità e l'impegno possono superare le difficoltà personali. Dopo la fine di Kara Sevda, le strade di Neslihan e Burak si sono divise, almeno in termini di progetti professionali. Entrambi hanno continuato a lavorare,
ottenendo successi importanti, ma non hanno più condiviso lo stesso set. Burak si è sposato con Fariye Evcen, e i due hanno costruito una splendida famiglia, consolidando il loro rapporto. Neslihan si è sposata con l'attore Kadir Dulo, e anche loro hanno una relazione solida e felice, dimostrando che la vita privata può essere separata dal mondo del lavoro e che è possibile trovare la felicità al di fuori dello schermo. E qui concludiamo questa prima parte della nostra analisi approfondita. Ma non finisce qui. Voglio raccontarvi anche alcuni aneddoti, alcune curiosità, per completare il quadro e rendere ancora più affascinante la storia di Kara Sevda. Per esempio, sapevate che Neslihan e Burak non hanno mai più lavorato insieme dopo Kara Sevda? Questa assenza di progetti comuni ha alimentato ulteriormente le voci di attriti tra i due. Non c'è mai stata una dichiarazione ufficiale che confermasse questa presunta rivalità, ma è innegabile che il rapporto tra i due attori sia rimasto freddo, distante, professionale, ma privo di quel calore e quella complicità che avevano mostrato sul set. Anche sui social media non ci sono mai state interazioni, né messaggi di affetto, né commenti positivi reciproci. Tutto questo, ovviamente, ha alimentato la curiosità dei fan, che speravano in una riconciliazione, o almeno in un rapporto più sereno, che potesse testimoniare una maturazione e un superamento delle difficoltà del passato. Un altro aneddoto interessante riguarda il cambio di look di Neslihan. Durante le riprese di Kara Sevda, Neslihan ha subito una trasformazione radicale, un cambiamento fisico che ha segnato una svolta nella sua immagine. Ha cambiato colore di capelli, sperimentando tonalità diverse, ha provato tagli nuovi e moderni, ha affinato il suo stile, scegliendo abiti e accessori che rispecchiavano la sua personalità e il suo gusto personale. Alcuni hanno interpretato questo cambiamento come un modo per distaccarsi dal personaggio di Nihan, per trovare una nuova identità, per scrollarsi di dosso l'ombra del personaggio e, di conseguenza, anche le possibili difficoltà legate alle dinamiche sul set. Altri, invece, hanno visto in questo cambiamento un modo per esprimere la sua forza e la sua determinazione, per superare le difficoltà e andare avanti con la sua vita, per affermare la propria identità al di là del personaggio e delle circostanze esterne. In ogni caso, il cambio di look ha segnato una svolta nella sua immagine, confermandola come icona di stile e di bellezza. E non dimentichiamoci dei fan. I fan di Kara Sevda sono stati, e sono ancora, numerosissimi e appassionati in tutto il mondo. Hanno seguito la serie con trepidazione, commentando ogni episodio sui social media, creando fan art, video tributo e iniziative per sostenere i loro attori preferiti. La loro passione e il loro affetto sono stati fondamentali per il successo della serie, e hanno trasformato Kara Sevda in un fenomeno globale, un vero e proprio cult. E, in qualche modo, sono stati anche un elemento di pressione per Neslihan e Burak, che si sono trovati a dover gestire un'enorme aspettativa da parte del pubblico, una responsabilità che andava oltre il semplice lavoro sul set. L'amore dei fan ha spinto gli attori a dare il massimo, a mantenere alta la qualità del loro lavoro e a rendere indimenticabile la storia di Kemal e Nihan. Un altro aspetto interessante è l'importanza dei costumi e dei set di Kara Sevda. La serie è stata curatissima in ogni dettaglio, con una particolare attenzione all'estetica e all'atmosfera. I costumi di Nihan, ad esempio, erano sempre eleganti, raffinati, adatti al suo personaggio, esprimendo la sua personalità, il suo status sociale e le sue emozioni. I set, le location, i luoghi delle riprese erano sempre impeccabili, creando un'atmosfera magica e suggestiva, trasportando il pubblico nel mondo di Kemal e Nihan e rendendo la storia ancora più coinvolgente. La cura dei dettagli, dalla scelta dei colori all'arredamento, ha contribuito a creare un universo visivo unico e memorabile, che ha ulteriormente valorizzato la storia e i personaggi. Un'altra curiosità riguarda la colonna sonora. La musica di Kara Sevda era bellissima, emozionante, intensa, capace di sottolineare le emozioni dei personaggi e di creare l'atmosfera giusta per ogni scena. Le canzoni, scelte con cura e attenzione, accompagnavano perfettamente le scene, creando un'atmosfera ancora più coinvolgente e suggestiva. La musica è stata un elemento chiave del successo della serie. Un elemento che ha contribuito a rendere la storia d'amore di Kemal e Nihan ancora più memorabile e a lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori. La colonna sonora, diventata un successo a sé stante, ha consolidato l'impatto emotivo della serie e ha contribuito a creare un'esperienza di visione completa e coinvolgente.
Insomma, Kara Sevda è stata molto più di una semplice soap opera, un semplice dramma. È stata un fenomeno culturale, un evento sociale, un momento indimenticabile per milioni di persone in tutto il mondo. La storia di Kemal e Nihan, nonostante le difficoltà, le tensioni e le presunte gelosie, ci insegna che l'amore può superare ogni ostacolo, che la passione può essere eterna e che, anche nel mondo dello spettacolo, dietro il glamour e il successo, ci sono emozioni, difficoltà, sfide da affrontare, e che la professionalità e la resilienza sono fondamentali per raggiungere il successo. E con questo abbiamo concluso il nostro viaggio ancora più approfondito dietro le quinte di Kara Sevda. Spero che questo video vi sia piaciuto. E che abbiate scoperto qualche dettaglio interessante, magari inaspettato. Abbiamo parlato di Neslihan, della sua presunta disperazione, della leggenda che ha impedito l'amore, e della sua reazione inaspettata. Abbiamo analizzato le dinamiche tra gli attori, le voci di corridoio, i retroscena della serie, cercando di capire cosa è successo davvero dietro le quinte di uno dei drama più amati di sempre, con nuove informazioni e interpretazioni. Abbiamo esplorato il mondo di Kara Sevda, le sue sfaccettature, le sue emozioni, la sua magia. E abbiamo cercato di capire come una storia d'amore possa aver conquistato il cuore di milioni di persone. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che questo argomento vi abbia interessato, e che abbiate apprezzato il mio modo di raccontarlo. Se avete domande, commenti, o se volete aggiungere qualcosa, lasciate un commento qui sotto. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni, di confrontarmi con voi e di approfondire ulteriormente la storia di Kara Sevda. E, ovviamente, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Continuate a seguirmi per scoprire nuovi retroscena, nuovi dettagli e nuove curiosità sul mondo affascinante delle soap opera turche. Un abbraccio a tutti e a presto!